Amici del Portale del Verde, eccoci qui a parlare di piante d'interno, soprattutto di una bella storia, io dico di successo, di una pianta d'interno. Dico di successo perché raramente le piante da interno mi durano molto. Qualcuno dirà, ma come? Parli di piante tutti i giorni e ti muoiono? Ebbene sì, allora le piante d'interno ho sempre fatto fatica a curarle, ma più che altro perché mi trovo sempre all'esterno, amo le piante ornamentali del giardino e quindi a loro dedico molte cure e quelle all'interno, ahimè, faccio mea culpa, ma le ho sempre così trattate come piante che si bastano un po' da solo, invece non è così e infatti puntualmente mi morivano. Dico morivano perché ultimamente sono migliorato sotto questo aspetto, soprattutto con le felci, con le corna d'alci, ma c'è anche un'altra pianta che oggi di cui voglio parlarvi, che mi ha dato veramente grande soddisfazione, che è la Sansevieria. La Sansevieria possiamo veramente considerarla una macchina da guerra, perché? Perché lei va via dritta per la sua strada, incurante magari anche delle nostre disattenzioni. Pensate che in inverno basta bagnarla circa una volta al mese. Questo vi fa capire che è una pianta che può essere accomunata a una pianta grassa, per intendersi. Adesso vi faccio vedere, pensate che è una pianta di cui ho girato un video nel novembre 2019 dove andavo a presentare questa pianta che mi era stata inviata dalla Spagna. Mi è stata inviata da Calvin Co, un'azienda che avevo fatto la recensione proprio di questa pianta. Adesso ve la faccio vedere, guardate che bella che è diventata. Eccola qua. Allora, come vedete, innanzitutto sta in ottima forma, direi in forma strepitosa. All'interno, e le si vedono qua, guardate, ci sono tutte foglie nuove. Da quando mi è arrivata le foglie sono praticamente raddoppiate. Allora, adesso vi do qualche buon consiglio su questa pianta, una pianta che ho detto veramente necessita di pochissime attenzioni, però insomma qualche attenzione bisogna dargli. Innanzitutto diciamo che l'irrigazione è la cosa più importante. Attenzione ad andare a bagnare troppo questa pianta. Quindi dicevamo d'inverno basta una volta al mese, ma durante l'anno dobbiamo andare a bagnare solo e esclusivamente quando troviamo il terreno asciutto. Come vedete io qui ho un misuratore di cui ho girato anche un video, mi trovo molto bene con questo e mi affido a lui. Come vedete c'è un'asticella che qui segna il grado di umidità e a secondo di quello che mi indica questa asticella io vado a bagnare, non vado più a caso. Questa è la prima cosa importante che ho fatto, quindi l'umidità del terreno. È importante andare a dare l'acqua alla Sansevieria quando solo ne ha bisogno e basta. Poi a livello di concimazioni andiamo a concimarla durante il periodo primaverile estivo con un concime liquido. Qui è importante precisare che il concime deve essere sbilanciato un poco verso l'azoto. Perché? Perché tutte le piante verdi, piante che non fanno molti fiori, hanno bisogno, per la parte proprio fogliare, hanno bisogno dell'azoto. Quindi un concime che sia sbilanciato in su verso l'azoto, ma che abbia attenzione anche i microelementi oltre che i macro. I macro sono azoto, fosforo e potassio, ma questa pianta ha bisogno anche del ferro, zinco, del rame, del boro, insomma ci sono altri microelementi di cui questa pianta ha sicuramente bisogno. Quindi un bel concime liquido per piante verdi. Altra cosa che possiamo dire di questa pianta è che è di facile propagazione. Allora, come si propaga la Sansevieria? Allora, due sono i sistemi principali. Uno per divisione del rizoma, perché questa è una pianta con il rizoma, un po' come la calla. Quindi si va a dividere il rizoma. Queste operazioni si fanno a fine inverno, inizio primavera. Altro sistema per andare a propagare la Sansevieria è quello della talea per foglia. Quindi si prende una foglia, la si taglia in porzioni e la si lascia cicratizzare circa per 7 giorni, una settimana basta e avanza. Dopodiché questi piccoli porzioni di foglie vengono messi nel classico vasetto dove noi andiamo a fare le talee. Il terriccio, utilizziamo un terriccio come il terriccio che utilizziamo per la pianta madre, deve essere un terriccio universale, va benissimo. L'importante è che sia un terreno ricco, quindi vuol dire che andiamo ad aggiungere nel terreno
universale, anche dello stallatico, comunque un qualcosa che rende ricca questa terra. Deve essere come sempre sciolto vuol dire che non deve essere un terreno compatto, ma all'interno ci devono essere, per dire, o dell'agriperlite o comunque anche un poco di lapillo vulcanico, e sul fondo, attenzione, quando noi andiamo a mettere la pianta di mora nel vaso, sul fondo ci deve sempre essere comunque appunto dell'argilla espansa o del ghiaietto. È importante che l'acqua possa drenare. Altra cosa da dire del rinvaso è che questa è una pianta che si può rinvasare a inizio primavera, quindi per dire marzo, aprile va benissimo, e la si fa solo quando il vaso ormai è diventato troppo piccolo. In questo caso, come vedete, il vaso è abbondante, non si va a fare il rinvaso. In questo caso però è consigliabile andare a rimuovere la terra, cioè i primi 2-3 cm di terra, e andare ad aggiungere una terra nuova. Io consiglio, più che la terra, di andare a mettere un bello strato di humus che magari andiamo a mischiare con la terra sottostante. L'humus, io l'ho chiamato l'oro nero, dà sicuramente vigore alla nostra pianta e ne vedete subito comunque i benefici nelle settimane seguenti. Parlando di problemi invece che può avere questa pianta, oltre al ristagno idrico, che è il problema numero 1, questa pianta soffre di cocciniglia. Possiamo trovare nella pagina fogliare inferiore della cocciniglia bruna, e la riconoscete subito perché vedete proprio questi scudi, queste piccole, come se fossero delle lenticchie proprio brune, che le troviamo nella pagina fogliare inferiore, mentre nella pagina fogliare superiore riusciamo a intravedere la cocciniglia farinosa. È sempre comunque possibile combatterla in modo naturale con dell'olio di neem. Spruzzate l'olio di neem, già al primo trattamento vedete che la cocciniglia si stacca e se ne va. Se non basta il primo trattamento, fatene un secondo, tanto è comunque un sistema e un rimedio naturale. Oppure con un cotton fioc o con un batuffolo di cotone imbevuto nell'alcol andiamo a passare le foglie una ad una. E per chiudere, diciamo che questa pianta, se si trova nella condizione ideale, se l'abbiamo veramente curata bene, ci dà un grande segnale di benessere con la sua fioritura. La fioritura avviene a fine estate e troverete questi fiori. Io per ora non li ho ancora avuti, ma spero quest'estate di vederli, questi fiorellini bianchi, tra l'altro molto molto profumati. Quindi la Sansevieria lì è come se ci riconosce un premio, ci dice: Alessandro, guarda, mi hai trattato talmente bene quest'anno che ti regalo anche il fiore. Io come sempre spero di esservi stato d'aiuto con questo breve video. Vi invito come sempre a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!